Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Capricorno, tendenze energetiche generali per la prima metà di febbraio e abbiamo la sacerdotessa, amici del Capricorno. Periodo di intuizione, periodo sì, di forte collegamento con tutto quello che è il divino. Quando c'è la papessa si tratta anche di guide spirituali o magari dell'inizio di alcuni percorsi di studio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni per il 2024 e il link ai corsi del 2024. Bene, ok, partiamo con un fante di bastoni, l'imperatrice, una regina di spade, l'appeso, un 3 di coppe, un re di coppe e un re di bastoni. Allora ragazzi, abbiamo 3 figure che potrebbero rappresentare comunque persone intorno a voi o anche stati, diciamo, d'animo, momenti energetici. Ricordo che questa è una lettura generale, quindi può riguardare il lavoro, la famiglia, gli affetti, gli amici, tutto. Quindi io cercherò di dirvi qual è il movimento energetico più importante del periodo e voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Partiamo da questo fante di bastoni. Allora, potrebbe essere un personaggio, potrebbe essere un'attitudine alla vita, dove ho un po' la sensazione che l'entusiasmo ci sia, non manchi, ci sia questa voglia di scoprire, ehm, però è come se mancasse un piano, è come se ci fossero le idee, ma mancasse un pochettino la parte concreta. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta, perché poi comunque qui avete anche l'appeso, quindi c'è una sorta di stasi, una sorta di momento di riflessione. Andiamo a vedere. Fante di bastoni. Abbiamo un 10 di pentacoli e un 2 di coppe. Allora, devo dire che potrebbe rappresentare, per la maggiore, diciamo così, o un partner, o potrebbe anche essere un figlio, ragazzi. Andiamo a vedere l'imperatrice. Matto e re di bastoni, che avete già qui, tra l'altro. Allora, se fosse un partner potrebbe essere qualcuno con cui iniziare, cioè nel senso se fosse una conoscenza diciamo romantica, potrebbe essere qualcuno con cui o avete iniziato una nuova avventura e non è, cioè se anche siete in coppia la nuova avventura può essere, non lo so, il nuovo corso di cucina che si frequenta insieme, ok? Diciamo che vedendo queste due carte ho la sensazione che ci sia qualcosa che non si espanda, come eh, se sì, se fosse agli inizi, diciamo così. Ehm, e di nuovo però ho qui un forte riferimento ai figli, a qualche tipo di progetto che sta nascendo. C'è qualche cosa di nuovo che bolle in pentola verso l'inizio di febbraio. Andiamo a vedere la regina di spade.
Abbiamo un 4 di pentacoli e un 10 di coppe. Qui c'è anche qualche cosa che ha a che vedere con la famiglia, cioè se i figli siete voi, se c'è questo nuovo progetto, magari qualcuno si deve spostare per iniziare un nuovo percorso di studi, ho come la sensazione che ci sia questa difficoltà a lasciarsi indietro certi affetti. Andiamo a vedere l'appeso. Papa e 5 di spade. Allora, vedendo queste carte ho come la sensazione che cioè che siate in dubbio, sarete in dubbio sul se lasciare la strada vecchia per la nuova, fondamentalmente. C'è un papa al contrario, ho come l'idea che qualcuno voglia rompere degli accordi, dei contratti. Però, essendoci anche questo 5 di spade e l'appeso, è come se non riusciste a riconoscere se siete, diciamo, nel giusto o no. Ho come questa sensazione. E vi dico questo perché c'è anche la papessa. La papessa è colei che va oltre la dualità. Cioè non è una questione di è giusto o è sbagliato. Semplicemente una cosa esiste, è un dato di fatto che ci sia e da lì si parte. Vi faccio un esempio. Siete in una relazione che non funziona più, continuate a rimanere, apparentemente va tutto bene, però voi dentro non state bene, non vi sentite completi, vi manca qualche cosa. E quindi siete in questa fase, ripeto, è un esempio, siete in questa fase dove state pensando se è effettivamente sensato magari lasciare quello che avete costruito o se è tutto fonte della vostra immaginazione, se magari è solo un periodo dove state così e in realtà insomma mantenere quello che avete costruito. È un po' come se foste nel è giusto lasciare quello che ho sempre fatto, cioè insomma quello che ho costruito che apparentemente funziona, oppure non è giusto. Cioè è un po' questa fase qui, no? L'appeso. Andiamo a vedere il 3 di coppe, perché qui abbiamo di nuovo figure. 7 di bastoni, 5 di pentacoli, queste sono un po' troppe, le guardo ma non le leggo. Fante di coppe, 6 di bastoni, 7 di coppe, 8 di coppe. Ragazzi, ad un certo punto l'appeso qui vi dà la possibilità di uscire da questa sorta di competitività o di dualità che vivevamo qui. Difatti poi abbiamo il re di coppe, che allora di nuovo può rappresentare una persona, ma potrebbe anche rappresentare il fatto che un certo tipo di situazione o di emozione in questo caso è arrivata a maturazione, a completamento. Ripeto, è difficile fare delle letture ben specifiche quando siete così tanti perché ognuno ha una realtà diversa. Andiamo a vedere il re di coppe. 3 di bastoni, forza e di nuovo imperatrice. Vedete che adesso qui l'imperatrice era a testa in giù e qui è a testa in su? È come se, allora, potrebbe essere questo re di coppe o una persona che vi arriva in aiuto. Rivedo un po' la guida spirituale di cui vi avevo parlato all'inizio con la papessa, no? Che non deve essere necessariamente un maestro zen, può anche essere un parente, un genitore, una persona con la quale abbiate piacere di parlare e che è in grado di sostenervi a livello emotivo, è in grado di farvi trovare l'abbondanza dentro di voi. Perché qui quello che manca è la forza, sia forza di volontà, ma credo che soprattutto sia una questione di forza morale. Non è tanto il ok, prendo una decisione e lo faccio, ma è il è giusto farlo, non è giusto farlo.
Andiamo a vedere il re di bastoni. Fante di spade e re di coppe di nuovo. Allora, vi devo dire ragazzi, qui c'è anche una sorta di situazione ambigua, nel senso che qui abbiamo due re, qui abbiamo un tre di coppe. Quindi può essere per qualcuno che nella seconda settimana di febbraio, se state vivendo questa situazione in casa un po' così, un po' nì, che qui diciamo si muovono un pochettino le energie perché potrebbero entrare una nuova persona in particolare, il re di coppe, diciamo a smuovere le acque. Ho come la sensazione che potrebbe, diciamo, togliervi un pochettino da questo torpore, da questa sensazione di incom di come si dice? Di non completamento, ecco. Diciamo che, per vederla un pochettino più in generale, no, è come se ci fosse qualche cosa che inizia, può essere un compromesso, può essere un accordo, può essere una relazione, sì, potrebbe essere anche un qualche cosa riguardante il lavoro. Questo è un 8 o un 10, questo è un 10 di pentacoli. Potrebbe essere un'azienda, ci son 2 carte di contratti ragazzi, quindi, l'idea è che qui abbiate già un qualche cosa in essere e che a un certo punto pensiate che, insomma, è giusto per me quel contratto che ho, contratto familiare, contratto lavorativo, accordo di amicizia, ipotesi, oppure posso avere di più, oppure e qui si aprono le possibilità che vi fanno, come dire, studiare, che vi fanno, mhmm, riflettere, Andiamo a vedere con Osho che cosa vi dice. Uh, gli amanti e pigrizia, 9 di coppe. Sì, io in realtà non lo sento tanto così il 9 di coppe, ce lo sento più nel lato ombra, come pigrizia, però prendiamo quello che viene, gli amanti e pigrizia. Allora, qui siccome avevate anche la forza, al contrario, e gli amanti è una carta che parla di scelta, di fare una scelta per amore di se stessi o per amore di quello che è un futuro migliore rispetto a quello che è il passato. Ho come la sensazione che qualcuno sia un po' pigro a scegliere. E ritorniamo all'appeso, ok? Può essere che non sia solo, un po' sì, perché avete anche la forza al contrario, il fatto di dire perché quando si deve fare un cambiamento si sceglie di fare il cambiamento e si fissa la data. Ok, da lì poi non si tende, o comunque è una tecnica per non procrastinare più, per non rimandare più la scelta o quello che è, no? E qui ho come la sensazione che sia un po' solo quello che dovete fare, nel senso che qui la scelta più o meno sapete già da che parte va, anche se non è, come vi posso dire, diciamo calcolata nei minimi dettagli. Però forse c'è un po' di pigrizia, c'è un po' di staticità perché non si è ancora del tutto sicuri. Andiamo a vedere, scusate, i Koan che cosa vi dicono. E tra l'altro anche la papessa è colei che vi permette, come vi dicevo all'inizio, no? Non è tanto capire che cosa è giusto o che cosa è sbagliato, cioè se quello che provo io è giusto o sbagliato, semplicemente lo provo, sto male o bene, adesso dipende dal momento in cui siete e quindi è un sentimento valido. Io do valore ai miei sentimenti, anche quelli negativi, hanno un peso. Vi dico questo perché molte volte le persone tendono, ma perché sono cresciute così, gli è stato insegnato così, però si tende a minimizzare il dolore. Quindi si vede una persona che sta male, cioè c'è una persona che sta male, voi state male, ipotesi, ehm, però siccome è un male, è un malessere, come vi posso dire, interno, psicologico, non è un taglio, non è un male fisico, molte volte le persone, e soprattutto se siamo abituati a non esternare i nostri malesseri, le persone fuori non se ne rendono conto o comunque quando viene fatto notare guarda che sto male o cose di questo genere, minimizzano.
E alla fine si tende a non dare più importanza al nostro malessere. Invece qua si tratta proprio di riconoscere cos'è che non vi fa espandere. Ho come la sensazione, ragazzi, che qui manca una sorta di contatto intimo a livello emotivo con scusate, con l'altro. Andiamo a vedere i koan. Mu. Guardate, ne abbiamo parlato prima. Allora, questa carta, la traduzione è un ni, cioè alla domanda è giusto o sbagliato, che è un po' il tema della lettura, la risposta qui è ni, cioè non è né giusto né sbagliato, semplicemente è. Wow, mi sorprendo sempre come ogni volta tutte le carte si colleghino tra di loro. Amici del Capricorno, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!